Ciao a tutti cari amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre 2022. Grazie. Wow! Abbiamo la carta degli amanti. È una bellissima carta, parla di amore corrisposto, parla di equilibrio, parla di armonia. È una carta che parla anche di scegliere, del dover effettuare una scelta con il cuore. Ok, gli oracoli della saggezza vi dicono l'isola del tesoro, carta numero 9, e pace. Wow, ma che bellissima lettura! Allora, l'isola del tesoro, qui si sta andando verso un tesoro, o qualcuno è cosciente di aver trovato un tesoro. Guardate, in realtà potrebbe anche essere una relazione di amicizia, ma mi viene in mente perché? Perché chi trova un amico trova un tesoro, si dice. Però per qualcun altro chiaramente è una relazione di tipo romantico. E poi abbiamo la carta numero 23 che parla di pace. Sento molto che è una pace interiore in questo senso. Anche qui la carta degli amanti, come vi accennavo prima, parla di armonia, parla di equilibrio. Sento che per molte persone si tratta di aver trovato una propria dimensione o nello star da soli, per esempio, o all'interno di una famiglia, di un gruppo, piuttosto che all'interno della relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate poi la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Abbiamo la torre e un 4 di pentacoli. La torre mi suggerisce che si arriva o comunque c'è stato qualche tipo di avvenimento improvviso, inaspettato, che vi ha destabilizzato, ha fatto cascare un po' quello che erano le vostre certezze, le vostre sicurezze. E qui con il 4 di pentacoli sento che c'è qualcuno che ancora sta cercando di attaccarsi probabilmente a questa torre, sta cercando di capire che cosa salvare da questo momento torre. È un 4 comunque, parla di una sorta di sì staticità ma anche stabilità. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Perché comunque quando c'è un momento torre c'è come la possibilità di un reset, di reinventarvi, diciamo, o reinventare la relazione, ricalibrare. C'è una dinamica comunque che viene trasformata. Abbiamo un 8 di coppe e un 7 di coppe. L'8 di coppe fa riferimento a un viaggio interiore, quindi molte persone qui hanno bisogno di andare nel profondo di se stessi, di capire qual è la propria verità e di capire fondamentalmente che cos'è quel vuoto che si sente, perché voi sentite questo vuoto, a che cosa fa riferimento. Per molte persone si tratta di proprio di un viaggio. C'è probabilmente qualcuno qui che ha bisogno di togliersi un po' da questa energia pesante, avrebbe voglia di andare a farsi un giro per capirsi. Anche qui, quando è l'isola del tesoro, penso che qualcuno voglia magari volare o navigare verso qualche isola lontana per un periodo perché ha voglia di togliersi dalla testa tutti questi pensieri di tipo pratico. Qui vedo tanta praticità comunque. Probabilmente la torre molte volte fa anche riferimento, visto che soprattutto vicino c'è un 4, alla casa. Quindi qui può essere che ci sia un cambio di casa, un trasloco, un qualche evento inaspettato inerente alla casa. Magari il dover fare una ristrutturazione o il rendersi conto che forse è più costoso di quello che è. Però andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Poi cercherò di spiegare meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico per ogni carta.
Abbiamo, wow, bene, un 9 di pentacoli che parla di indipendenza proprio economica, quindi quello che qui si faceva un attimino fatica a capire, probabilmente come gestire, c'era più un attaccamento, qui ecco, questa carta ha un atteggiamento da un punto di vista di carenza, c'è un attaccamento, una sorta di avidità a quello che si ha. Questa carta ha un atteggiamento più da un punto di vista dell'abbondanza, è l'arcano minore degli amanti. È una carta di prosperità, di amor proprio, letteralmente, di qualcuno che si coccola, di qualcuno che si vizia anche certe volte. Abbiamo poi la carta della stella al contrario, e qui potrebbe fare riferimento al fatto che non si abbia poi tutto questa chiarezza mentale su quale sia il prossimo obiettivo, se vogliamo, magari proprio l'obiettivo di coppia. Per adesso siete in una fase di trasformazione dove si lasciano indietro determinate cose, determinate sicurezze per andare verso nuove avventure, per andare verso quello che è l'amor proprio. È come in un certo senso se ci si staccasse da quello che realmente poteva essere una praticità per andare qua verso quello che è un appagamento più di tipo interiore. Quello che però sento con la carta della stella al contrario e il cavaliere di spade al contrario è che qui c'è qualcuno che sta un po', come vi posso dire, perdendo un po' di vista il mondo interiore, mi verrebbe da dire. Infatti qui lo vediamo, c'è qualcosa che state cercando, siete presi dalle cose materiali e c'è questo contatto interno che vi manca in un certo senso. Il cavaliere di spade può parlare di una persona, normalmente è un'energia che va e che viene, in questo caso che va, che se ne va, che in qualche modo c'è un movimento, anche questa è una carta di spostamento, una carta di viaggio, come se qualcuno qui dicesse ok, faccio fronte a quelli che sono i miei impegni di tipo materiale e vado verso un maggior equilibrio, sia nella coppia sia interno. Qui però, se fosse nella coppia, sì, è vero, c'è quest'isola del tesoro, c'è questa sorta di propensione di movimento, ma in realtà quello che sento con la stella al contrario è che manca un po' un obiettivo più elevato, diciamo così. Mm? È come se si rischiasse poi di arrivare ad una certa staticità, perché comunque siete in pace, perché comunque probabilmente qui c'è qualcuno che si rende conto dell'abbondanza nella quale è, sia a livello emotivo sia a livello pratico, nonostante la torre, probabilmente è proprio la torre che vi fa capire quanto siete fortunati ad avere tutto quello che avete avuto fino adesso, perché come vi ripeto sempre, la torre fa cadere le certezze, fa cadere quello che per noi è scontato, quindi nel momento in cui non si ha più qualche cosa ci rendiamo conto di quanto questo qualche cosa o qualcuno valesse per noi. Qui è come se non ci fosse più la speranza di rivedere questa persona per certi versi, di rivedere... ehm, sì, sento che qualcuno qui in qualche modo parte. Andiamo a vedere la torre. Un fante di denari al contrario. Sì, qui non si è visto qualcosa, non si è tenuto, diciamo, ben presente qualche cosa. Il fante di denari comunque parla di qualcuno che non si applica quando è al contrario. Poi abbiamo la temperanza e un 10 di coppe al contrario. Credo che mancasse proprio l'equilibrio, la temperanza parla proprio di quello, no? In qualche modo questa torre è arrivata per volere divino, ragazzi, qui c'è qualche tipo di unione a livello familiare o magari di coppia, perché comunque gli amanti parla di due partner, di una coppia in senso romantico anche, ma potrebbe anche essere una relazione, ripeto, familiare, semplicemente in armonia, perché comunque qui la famiglia la vedo, però non è così in armonia come supporrebbe la carta degli amanti. Anche se c'è la temperanza, parla di un equilibrio, ma avere un equilibrio e un'armonia,
Sento che sono cose un po' diverse. Qui c'è qualcuno che sta un po' troppo guardando il pelo nell'uovo, si sta concentrando su cose, diciamo, esterne piuttosto che interne. Alla coppia, intendo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. A che cosa vi state afferrando? A che cosa vi state attaccando? 10 di spade, fante di bastoni. Sì, questa torre vi sta ancora pesando. C'è questo 10 di spade che al contrario non avete ancora chiuso un ciclo. Probabilmente c'è qualcuno qui che è stato un po' troppo egoista. Qui abbiamo due fanti a testa in giù. Potrebbe essere il partner, potrebbe essere un figlio, o comunque una persona che in un certo modo denota una sorta di immaturità, sia a livello pratico, sia a livello, direi, mentale, organizzativo, logico. Ed è un po' sempre la stessa storia con questa persona, perché comunque c'è un 2 di pentacoli, ci sono degli alti e dei bassi. Il 2 di pentacoli fa anche riferimento alla legge del karma, a dei cicli che si continuano a ripetere. Andiamo a vedere l'otto di coppe, per piacere, grazie. Uh, uh, uh. Mamma mia. Allora, qui avete per l'otto di coppe un mago al contrario, re di pentacoli al contrario, diavolo al contrario e morte al contrario. Carta di chiusura, carta di inizio. Qui c'è bisogno di dare un taglio netto. Cos'è il vuoto che voi sentite? È il vuoto del vostro potere personale, come se qui qualcuno non si sentisse sia a livello di denaro, di questioni pratiche, magari di casa, perché comunque il re di denari è al contrario. Probabilmente qualcuno qui vorrebbe non essere influenzato dagli eventi esterni, da magari delle credenze limitanti che si sono imparate in famiglia. Magari il re di denari potrebbe rappresentare un padre o il partner. C'è comunque un qualche tipo di viaggio, di percorso verso la pulizia. Quando c'è il diavolo si parla di condizionamento, quando c'è la morte si parla di qualche cosa che è necessario lasciarsi indietro. Quindi qui e il mago, al contrario, vicino al diavolo, normalmente parlano di manipolazione. Quindi il vuoto che sentite è un vuoto di identità, sento. È come se non foste padroni di voi stessi. È vero, come vi dicevo, potrebbe essere che in questa relazione o situazione ci sia armonia, però in realtà non ci sia un reale equilibrio, perché il 10 di coppe comunque è girato al contrario. Andiamo avanti, vediamo cosa fa riferimento questo 7 di coppe. Abbiamo la carta del carro, la carta del re di... scusate, cavallo di bastoni, 9 di spade e il matto. Qui le preoccupazioni sono su come andare avanti, fondamentalmente. Come a livello economico, come a livello pratico, organizzativo, intendo. Come a livello di intenzioni, di direzioni, come a livello di luogo, dove vado. Sì, questa torre destabilizza degli equilibri per molte persone abitativi. Per altri si tratta di, come lo sento, una perdita di potere personale, ragazzi. Per quello che c'è la carta degli amanti, qui dovete andare verso il vostro equilibrio, è una carta di amor proprio, bisogna fare la scelta del cuore, avete bisogno di andare verso la vostra isola del tesoro e verso il vostro sentimento di pace. Andiamo avanti, vediamo il 9 di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni e un 7 di spade. Io credo che qui ci sarà qualcuno che sarà un po' troppo orgoglioso. Perché comunque c'è un 7 di spade, c'è una sorta di proiezione in quello che è la vostra indipendenza, la vostra, l'amore di voi stessi, nel senso che in effetti, avendo 6 di bastoni, vi sentite
appagati o perlomeno più appagati di prima, verso la fine del periodo, c'è un qualche tipo di soddisfazione personale che voi avrete proprio a livello di gestione di voi stessi, delle dinamiche, però d'altro canto c'è ancora qualche cosa qua che non vedete, c'è ancora qualche bugia che vi raccontate, non vedete chiaro, infatti abbiamo la stella al contrario. Andiamo a vedere la stella di che cosa parla, per piacere, grazie. 5 di coppe, asso di coppa al contrario, 10 di denari al contrario, 8 di bastone al contrario, ruota della fortuna al contrario. Qui manca un po' di speranza, ragazzi, manca una botta di fortuna, fondamentalmente, ma perché siete ancora in questo 5 di coppe, in questa fase di delusione, in questa fase un po' triste, e sento che avete bisogno di ritrovare la fede, di ritrovare la fiducia. C'è comunque la ruota nella fortuna, della fortuna nell'aria, eh? È girata al contrario, però c'è. Quello che sì vi dicono è di non comunicare, perché l'otto di bastoni è al contrario. È un po' come se doveste ancora finire di elaborare, scusate, questa zona della lettura. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, per piacere. Abbiamo un 9 di coppe e un 6 di pentacoli, non male. Come vi dicevo, qui potrebbe essere che qualcuno decida di allontanarsi. Fondamentalmente il consiglio è di non dar retta a nessuno. Allontanatevi e godetevi la vostra pace meritata, godetevi un attimo tutto quello che è il vostro equilibrio, che vi siete lavorati, perché comunque gli amanti sono una carta, sono un arcano che parlano di equilibrio, di armonia, quindi io sento che il distaccarvi, avete bisogno di ritrovare la speranza fondamentalmente, la fiducia in voi stessi, la fiducia in quello che potrebbe essere il progetto, perché vi ripeto, iniziate con una torre che è un po' pesantuccia se vogliamo, quindi c'è bisogno in qualche modo di alleggerire, di capire quel vuoto che avete, a che tipo di condizionamento fa riferimento, togliervi questi condizionamenti, questi doveri magari che voi avete a livello... sento che c'è qualcuno che ha qualche cosa da chiudere a livello burocratico, a livello legale, c'è qualche tipo di firma che deve arrivare, che non arriva, c'è qualche cosa che una volta chiuso quello, ok, voi potrete in qualche modo essere appagati, essere più tranquilli, anche se poi in realtà vi renderete conto che non era tutto oro quello che luccicava. Sì, starete meglio, ma c'è bisogno di ritrovare la speranza, di ritrovare quell'armonia, c'è bisogno di nuovo di aprire il cuore, ragazzi. Ma state, diciamo, andando per la giusta strada, vi state allontanando comunque da quella sensazione un po' di dolore, di delusione. Andiamo a vedere, anche perché poi qua avete l'isola del tesoro e pace, quindi è lì che si arriva, ok? Andiamo a vedere per i single, se riesco a dirvi qualche cosa in più. Andiamo a vedere per i single del Capricorno. Abbiamo un altro 4 di pentacoli, un 6 di spade al contrario e un cavaliere di bastoni. Guardate, qui di nuovo c'è questa sorta di distacco, non distacco, nel senso che il 4 di pentacoli è il distacco da un punto di vista fisico e il 6 di spade è il non distacco da un punto di vista mentale. Qui probabilmente qualcuno si è staccato fisicamente da qualche situazione, da qualche, sì, dinamica fisicamente, ma non si è staccato ancora del tutto a livello mentale, c'è ancora questo tipo di condizionamento. Io vi dico che
avete un cavaliere di bastoni, quindi questo tipo di distacco, perlomeno fisico, vi dà la possibilità di andare verso questa nuova persona che potrebbe entrare, ok? Se non dovesse entrare nessuno, questa persona, scusate, questa figura rappresenta la vostra energia. Una volta fatto questo distacco inizierete a stare bene, inizierete ad avere di nuovo l'entusiasmo, inizierete davvero a ritrovare il fuoco, mi verrebbe da dire, della vita e anche un po' quella pace interiore. Potrebbe rappresentare una persona nuova che entra, che è lì, che state per conoscere. È chiaro che prima dovete chiudere questo ciclo e occuparvi di voi stessi in questo momento, sento, prima di mettervi in altro. Avete bisogno di ritrovare un po' l'equilibrio di cui parlano gli amanti. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ok. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario, un 10 di bastoni al contrario e un 9 di coppe che c'era già qui. Sì, anche qui ragazzi c'è difficoltà a chiudere questo ciclo. Sento che per certi versi quello che potevano essere i conflitti inerenti alla torre, qui sono, se vogliamo, si sono un po' dissolti. È un 5 di bastoni, normalmente sono battibecchi di poco conto, però c'è qualche cosa qua che non vi va giù, c'è qualche cosa che non vi lasciate indietro e qui si tratta di responsabilità, ok? E sento con questo 9 di coppe che siete un po' rassegnati, hanno due significati un po' diversi in base al mazzo che uso. Questa carta è più una carta di appagamento, questa carta qui è una carta un po' più di eccesso, se vogliamo, eccesso per compensare un vuoto, che è quello che dice l'otto di coppe, ok? Quindi fate attenzione con gli eccessi, fate attenzione a non bere troppo, insomma, o a non abusare di qualche cosa. È la carta un po' dei vizi in questo mazzo, no? Però ecco, sento una sorta di malinconia, ma lo vedo anche un po' qui con il... Sento che molte persone non hanno la possibilità di confrontarsi con qualcuno, è come se non riusciste a parlare di voi stessi. Alle volte, cioè, pagate uno psicologo piuttosto, se non ci sono amici con i quali vi sentite a vostro agio nel parlare in modo aperto, pagate una persona, pagate uno sconosciuto, vi assicuro che molte volte è più semplice parlare a qualcuno che non si conosce, aprirsi, confidarsi, piuttosto che a un amico che si conosce. Perché? Perché ci interessa il giudizio dell'amico, mentre la persona che non si conosce, soprattutto se è un terapeuta, uno psicologo, tenderà a non giudicarci, di conseguenza ci fa meno paura aprirci. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione clandestina, a distanza, ok, o in separazione. Imperatrice e imperatore al contrario, regina di coppe e 10 di spade. Diciamo che qui le energie sono prettamente femminili, o un forte divino femminile, e comunque abbiamo un 10 di spade qua. Il 10 di spade, ragazzi, in realtà è la carta che chiude il ciclo di sofferenza, ok? Quindi qui si va verso la chiusura del ciclo di sofferenza, però come ve lo dico, avendo l'imperatrice e l'imperatore può essere fortemente una relazione per destino, ma essendoci la torre, il diavolo e la morte, gli amanti, il 2 di pentacoli, la ruota della fortuna, ragazzi, per molte persone è una relazione karmica, quindi dolorosa, ve lo dico. Anche se c'è il 10 di spade e si va verso l'isola del tesoro, la pace, la chiusura della sofferenza, ma c'è qualche cosa in questo tipo di relazione che voi dovete imparare a livello emotivo. Qui si parla di maturità emotiva, apertura del cuore, come vi dicevo all'inizio, prima. Ok, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, un ultimo consiglio, vediamo cosa vi dicono. Oh, che bello! Questa carta vi dice che siete benedetti da questa fata, dalla fata delle benedizioni, e che anche voi siete in grado di benedire
gli altri, quindi anche voi stessi. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!